Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momiss, io sono Simona ed oggi corro in aiuto ad una di voi. Qualche giorno fa mi è arrivato proprio questo commento. La nostra amica dice: ti seguo da anni, sei fantastica, grazie mille carissima, voglio un piccolo aiuto come fare una mattonella triangolare tutta a punto basso, molto compatta, senza fori. Come posso fare? Bene, te lo dico io, o perlomeno ti mostro come ho fatto io. Ho realizzato una mattonella triangolare proprio come hai detto tu, a punto basso e in maniera fitta. Guarda la mattonella proprio con i tuoi occhi, con i vostri occhi, mi rivolgo a tutti, perché questo schema potrebbe essere utile non solo all'amica che lo ha richiesto, ma anche a molti di voi. Anzi, fatemi sapere giù con un commento. Come notate non ci sono né fori, la lavorazione è bella compatta, fitta, insomma credo di aver fatto un ottimo lavoro. Tra l'altro mi piace molto la texture, la trama che ne è uscita fuori. Anzi, a tal proposito colgo l'occasione per chiedervi: che facciamo qualche progetto, qualche creazione? Fatemi sapere, perché mi è avanzato un po' di cordoncino, quindi potrei fare benissimo altre mattonelle. Comunque non mi perdo troppo in chiacchiere, andiamo direttamente al tutorial. Vi ricordo che potete utilizzare qualsiasi materiale abbiate a disposizione. Io ho utilizzato del cordoncino spesso solo per comodità ai fini del tutorial, per mostrarvi al meglio tutto, ma potete utilizzare del cotone, della lana se volete fare il progetto invernale, juta, raffia, insomma qualsiasi filato, indipendentemente dallo spessore o dalla composizione. I progetti Granny sono super versatili anche per questo motivo. A questo punto tutorial. Intanto facciamo un anello magico. Con l'uncinetto entriamo all'interno, prendiamo il filato e andiamo a bloccare con una catenella. All'interno dell'anello andiamo a lavorare il primo punto basso più 2 catenelle di separazione. Ripetiamo questa operazione per altre 2 volte. 2 catenelle e di nuovo un punto basso con 2 catenelle. Perfetto, possiamo tirare la coda dietro, andare a chiudere il nostro anello magico e andare a chiudere anche il nostro giro con un punto bassissimo. Prima di cambiare colore continuo sempre con la stessa variante. Mi sposto con un punto bassissimo nelle 2 catenelle di separazione, nonché nel primo angolo. Faccio una catenella per iniziare il secondo giro e sempre nello stesso spazio vado a lavorare un punto basso, 2 catenelle di separazione, un punto basso. Poi abbiamo il punto basso al di sotto prima delle 2 catenelle. Qui andiamo a sostituire il punto con una catenella e passiamo direttamente all'angolo successivo, dove andremo a lavorare un punto basso, 2 catenelle di separazione e un punto basso. Incontriamo nuovamente il punto basso prima delle 2 catenelle, quindi facciamo una catenella, ci riportiamo nel terzo ed ultimo angolo e qui andiamo a lavorare un punto basso, 2 catenelle, un punto basso. Siamo quasi al termine del giro, abbiamo il punto basso, per cui lo andiamo a sostituire dalla catenella. A questo punto possiamo andare a chiudere con un punto bassissimo direttamente nel primo punto basso. Possiamo continuare con lo stesso colore e quindi ci spostiamo con un punto bassissimo nelle 2 catenelle di separazione, proprio come ho fatto poco prima, oppure, visto che è una mattonella Granny, possiamo staccare il cordoncino, per cui facciamo una catenella di sicurezza, stacchiamo un po' di filo e iniziamo con il secondo colore, il terzo giro. Per comodità possiamo fare anche un cappio che possiamo lasciare sull'uncinetto. Dunque iniziamo, abbiamo 3 angoli, dobbiamo iniziare sempre da uno di questi e vado a lavorare direttamente nelle 2 catenelle di separazione, un punto basso, 2 catenelle, un punto basso sempre nello stesso spazio, 1 e 2. Possiamo anche tirare la coda in giallo. Ok, da questo giro e dai giri successivi dobbiamo continuare sempre allo stesso modo, sia in ciascun angolo che in ciascun lato. Dove c'è il punto basso al di sotto andiamo a lavorare una catenella.
Dove c'è la catenella al di sotto andiamo a lavorare un punto basso, ma anziché lavorarlo proprio nello spazio della catenella, visto che la nostra amica chiede una mattonella triangolare, bella fitta e compatta, andiamo a lavorare il punto basso nel punto basso del giro precedente, quindi nel punto basso del primissimo giro. Entriamo così, mi lavoro anche la coda e vado a fare un punto basso. Perfetto, poi catenella che va a sostituire il punto basso al di sotto e siamo direttamente nell'angolo dove ci sono le 2 catenelle. Qui andiamo a lavorare il punto basso, le 2 catenelle di separazione e il punto basso sempre nello stesso spazio. Lavoriamo il secondo lato, dobbiamo fare quello che abbiamo fatto prima, durante il primo. Dove c'è il punto basso facciamo una catenella. Dove c'è la catenella andiamo a lavorare il punto basso, ma per una lavorazione fitta lo facciamo al di sotto. Un punto basso, quindi catenella. Angolo, entriamo nelle 2 catenelle di separazione e facciamo un punto basso, 2 catenelle, un punto basso, catenella, punto basso e andiamo a lavorare il punto basso nel punto basso del giro precedente. Ok, poi abbiamo sempre il punto basso che lo andiamo a sostituire dalla catenella e andiamo a chiuderci direttamente con un punto bassissimo nel primo punto basso. E voilà! Continuo sempre con lo stesso colore, quindi mi sposto con un punto bassissimo nelle 2 catenelle di separazione nonché nell'angolo. Faccio una catenella per iniziare il giro successivo, ovvero il quarto, ripeto tutto quello che ho fatto prima. Mi inserisco e faccio un punto basso più le 2 catenelle più il punto basso sempre nello stesso spazio. Ok, primo angolo lavorato. Ora vige sempre la stessa regola. Dove c'è il punto basso facciamo una catenella. Dove c'è la catenella andiamo a lavorare il punto basso e lo lavoriamo al di sotto. Quindi entriamo, sbuchiamo da fuori e facciamo un punto basso, quindi catenella, catenella, punto basso al di sotto, punto basso, catenella e siamo direttamente nel secondo angolo. Un punto basso, 2 catenelle, un punto basso, quindi catenella, catenella, punto basso al di sotto, punto basso, catenella, catenella, punto basso. È semplicissimo. Punto basso, catenella e siamo nuovamente all'ultimo angolo. Quindi punto basso, 2 catenelle di separazione, punto basso, qui abbiamo il punto basso e facciamo la catenella, catenella, punto basso, catenella, punto basso e ci alterniamo così per tutto il giro. Quindi catenella, concludo con la catenella ovviamente, e con un punto bassissimo nel primo punto basso. E voilà, guardate, mattonella super rigida. Otterrete la stessa rigidità anche con qualsiasi altro filato perché la lavorazione è eseguita in questo modo. Volendo possiamo sempre spostarci con un punto bassissimo nelle 2 catenelle di separazione, fare la catenella di sicurezza e staccare il filato proprio qui. In questo modo quando ripartiamo con il giro successivo andiamo a nascondere subito la coda dietro. Vi faccio vedere l'ultimissimo giro col terzo colore per avere le idee un po' più chiare. Allora facciamo un cappio sempre per comodità, lo teniamo anche sull'uncinetto. Vi sto mostrando anche diverse tecniche, quindi vado direttamente nell'angolo proprio dove ho chiuso il giro precedente
e vado a fare un punto basso, 2 catenelle e un punto basso. Iniziamo ad alternare una catenella e un punto basso nel punto basso del giro precedente. Una catenella che va a sostituirmi il punto basso e poi qui vado a fare il punto basso. Poi se utilizzate più colori è davvero un trionfo di colori, guardate come la lavorazione viene ancora molto di più esaltata. Quindi catenella, punto basso, catenella e vado a lavorarmi il secondo angolo. Punto basso, 2 catenelle, punto basso, catenella, punto basso, catenella, punto basso, catenella, punto basso. Ora voi notate che io sto entrando al centro del punto basso al di sotto, potete anche entrare nell'asola del punto basso normale, è che ho il cordoncino bello spesso e quindi ci entro con facilità, ma se state utilizzando un cotone o qualsiasi altra cosa potete benissimo entrare non al centro ma nell'asola stessa, questa qui. Comunque vado avanti e termino il giro, catenella, 1, 2 catenelle, un punto basso, quindi alterno una catenella, un punto basso, una catenella, un punto basso, una catenella, un punto basso nel punto basso precedente, una catenella e posso andare a chiudere il giro con un punto bassissimo, quindi catenella di sicurezza e voilà, questo qui sarà poi il risultato. Chiaramente per andare avanti con i giri successivi, per ingrandire la nostra mattonella triangolare a punto basso, basterà ripetere sempre lo stesso giro. Ci fermiamo quando? Quando raggiungiamo le dimensioni desiderate. Io spero di aver fatto cosa gradita non solo all'amica che ha richiesto proprio questo tutorial, ma anche a tutto il resto della community. Come sempre vi aspetto giù con un commento, fatemi sapere cosa ne pensate e se conoscevate questa tecnica punto basso. Vi aspetto venerdì con un nuovo tutorial. Un bacino a tutti!